Benvenute e benvenuti a questo nono appuntamento online con i manga workshop dell'Accademia Europea di Manga. Sono Beatrice e oggi proveremo a colorare integrando materiali e strumenti diversi. Sia che decidiate di stampare una delle line art fornite dall'Accademia, sia che coloriate un vostro disegno originale, non dimenticate di caricare i vostri lavori sul gruppo Facebook Manga Workshop e di partecipare al live di fine sessione. Per questo laboratorio consiglio di usare carta da acquerello spessa almeno 200 grammi a metro quadro, possibilmente 300. Al momento in cui ho girato il video ne avevo a disposizione solo una da 150 grammi e infatti, come vedrete, ho sofferto tantissimo. Poi, un supporto rigido sul quale fissare il foglio da colorare. Una tavoletta di legno o un cartoncino spesso possono andare benissimo. Nastro adesivo di carta, anche detto scotch di carta o da carpentiere, con il quale fissare il disegno al supporto. Gli altri materiali che mi vedrete usare saranno water brush, pennelli con serbatoio d'acqua ricaricabile con punte in setole acriliche di diversi spessori e lunghezze, normali pennelli acrilici dalla punta molto sottile, spatolina di precisione per l'applicazione dei retini, della quale farò un uso improprio. Quanto ai colori, userò il set di acquerelli concentrati Transparent Watercolor Set di marca Kuretake, le matite acquarellabili Pentel, alcune tonalità di Copic, principalmente grigie e violacee, un Color Brush Pentel, il bianco Copic Opaque White per ritocchi e correzioni. Naturalmente non dovete necessariamente usare gli stessi materiali che ho elencato io. Quello mostrato nel video è solo uno dei tanti esempi di come mescolare insieme tipi di colori diversi, che spero riesca a farvi incuriosire e sperimentare un po' in questo campo. Cos'altro può servirvi avere a portata di mano? Qualche foglio di carta assorbente, Scottex o simili, per asciugare e ripulire la punta dei pennelli. Un paio di fotocopie del vostro disegno, qualche foglio dello stesso tipo di quello che userete per colorare e un asciugacapelli, in caso voleste velocizzare il processo di asciugatura. Cominciamo! Come con qualsiasi altro strumento, la primissima cosa da fare è provarlo su un foglio a parte. Nel caso della colorazione iniziamo sempre creandoci una color chart, ovvero una tabella di riferimento più o meno elaborata che ci aiuta a capire la resa dei vari toni su carta. Le immagini di anteprima o i codici indicati sulle confezioni non sono sempre perfettamente fedeli al risultato che otteniamo applicando il colore sul foglio, a maggior ragione quando si tratta di media che possiamo diluire con acqua o alcol. Per far aderire bene il foglio al supporto che userete, vi conviene prima bagnarlo. Un pennello a punta piatta in questo caso vi permette di stendere l'acqua in modo omogeneo su tutta la superficie del foglio senza inzupparlo troppo. Nel video non l'ho fatto perché la qualità della carta non era eccelsa ed essendo piuttosto sottile ho preferito evitare, ma normalmente uso fogli da 300 grammi metro quadro di alta qualità e con quelli non c'è problema. Iniziate a fissare il foglio al supporto, un lato per volta, assicurandovi di non lasciare grossi residui d'acqua sulla superficie. Fate aderire la carta al supporto e tenetela tesa mentre la fissate con l'adesivo per evitare rigonfiamenti. Lo scotch deve essere abbastanza largo da permettervi di coprire una buona sezione del bordo del disegno, ma anche del supporto, altrimenti rischiate che si stacchi. La fase successiva è di decidere quali colori usare e come disporre luci e ombre. Per abitudine fotocopio il disegno 2 volte su una sola facciata e ne uso una per lo schema dei colori e l'altra per determinare la posizione della luce. Potete anche usare una fotocopia sola, oppure abbozzare il disegno su un foglio qualsiasi e tracciare dei riferimenti da seguire durante la colorazione. Trovate il metodo che vi è più congeniale.
Adesso che abbiamo terminato i preparativi, possiamo divertirci con il disegno vero e proprio. Dal momento che nei workshop precedenti sui Copic avete avuto modo di studiare come rendere diversi tipi di carnagione, ho deciso di optare per una tonalità meno naturale e di dare al personaggio un aspetto diafano applicando forti ombre violacee. Sentitevi libere e liberi di realizzare il tipo di pelle che volete però. Una delle maggiori difficoltà per chi si approccia per la prima volta agli acquerelli è di imparare a mescolare le varie tonalità per ottenere il colore desiderato. In particolare, può essere complicato ottenere toni adatti ad un incarnato olivastro o rosato, soprattutto se l'area da riempire è piuttosto grande e abbiamo bisogno di più passaggi. Coloriamo sempre a partire dalla pelle, quindi trovarsi in difficoltà sin dall'inizio può essere frustrante. Questo è uno dei motivi per cui ho optato per le matite acquarellabili per la base della pelle, invece degli acquerelli concentrati. L'altro è banalmente che le adoro e avevo voglia di usarle. Mi trovo particolarmente bene con quelle Pentel perché rispetto ad altre che ho provato scrivono veramente molto bene. Il colore resta concentrato anche raccogliendolo con il pennello bagnato dalla punta della matita, senza applicarlo direttamente sul foglio, e sono perfette da mescolare sia tra di loro che con altri materiali. In ogni caso potete alleggerire il colore con un pennello bagnato, anche dopo che si è asciugato sul foglio, ed eventualmente rimuoverne un po' con un foglio di carta assorbente. Con i colori ad acqua non c'è fretta e possiamo alterarli anche a giorni di distanza. In generale ci sono 4 modi di usare le matite acquarellabili. Bagnare il foglio e passare la punta della matita sulla superficie bagnata. Stendere il colore sul foglio asciutto e quindi diluirlo con l'acqua. Sporcare la punta del pennello con la matita per applicarlo direttamente con quello. Oppure grattarle o temperarle e usarne la polvere insieme al pennello inumidito. Per lo stile di colorazione che ho io, preferisco sempre trasferire il colore dalla punta della matita a quella del pennello. Mi permette di sfumare facilmente e elimina il rischio di avere sul foglio eventuali segni del passaggio della matita. Nella parte inferiore a sinistra del disegno ho incluso dei fiori, fotografati in gran segreto nel giardino della mia vicina. Nella realtà sono di un giallo molto piacevole ma piuttosto delicato. Volendoli accentuare un po' di più, dopo aver steso la base aggiungo qualche punto di ocra, arancione e rosso con le matite. Anche se il risultato sarà diverso dalle foto di riferimento, va bene lo stesso. Si tratta più di uno spunto che non di una riproduzione fedele. Se li avete, per ottenere un effetto vivido vi consiglio di utilizzare gli acquerelli concentrati. Quelli che sto usando io sono in panetto, del Transparent Watercolor Set Kuretake. Anche un'altra marca se di buona qualità va bene. Questi sono comodi perché la confezione è in formato da viaggio e si possono sostituire facilmente, ma scegliete quelli che preferite. Mi raccomando però, sono davvero concentrati. Vi consiglio di provare a stenderli con un pennello a serbatoio, quindi aquash o waterbrush, perché rispetto ad uno normale la punta resta umida più a lungo e per bagnarla è sufficiente premere leggermente sul corpo dello strumento. A quel punto vi basta sporcare appena la punta del pennello, perché di colore ne basta poco. È un po' più semplice dosare il colore con questi, soprattutto all'inizio. Non passate il pennello direttamente sul foglio però. È importante che prima proviate il colore su un foglio dello stesso tipo di quello su cui avete stampato o fotocopiato o inchiostrato la line art. A seconda della tipologia di carta, possono esserci differenze nella resa, nell'intensità del colore e anche nell'assorbenza della carta stessa. Quindi è meglio usare un foglio di brutta, anche se da acquerello, piuttosto che sperimentare direttamente sul vostro disegno. Inizio stendendo una base gialla non particolarmente forte. La integro con un po' di rosa, arancione o rosso, mescolandolo sui petali ancora bagnati, oppure ripassando di nuovo il colore su quelli asciutti, in modo da creare un po' di variazione. Io tendo ad usare poca acqua, ma se vi piace un effetto più a macchia, o magari anche un po' più astratto, provate a bagnare prima l'area da riempire e ad aggiungerci dopo il colore.
Ci sono tantissimi stili e tantissimi modi diversi di usare questo tipo di materiale, quindi sperimentate il più possibile. Anche sulle foglie inizio da un tono chiaro che vado poi a variare, mescolando tonalità diverse di verde ed intensificando le sovrapposizioni nelle aree più in ombra. A questo punto sul personaggio ho solo una base leggera per la pelle, realizzata passando dal rosa chiaro all'azzurro, e un accenno di ombre fredde. Per i capelli vorrei un effetto più acceso, quindi invece delle matite uso gli acquerelli concentrati che vi ho mostrato prima, gli stessi con cui ho colorato i fiori. Come colore di base ho scelto il viola, per creare un contrasto deciso tra i capelli del personaggio e i fiori, dato che viola e giallo sono complementari. Inizio con un viola tendente al rosso per la base e le ciocche più in luce, al quale alternerò un viola scuro un po' più freddo, quindi tendente al blu. Il viola chiaro è abbastanza vivace come tonalità, mentre quello scuro che ho scelto risulta più spento, accentuando l'idea di punti di luce e ombra sui capelli. Continuo così, aggiungendo e sfumando colore. Questi acquerelli hanno delle sfumature splendide, ma i panetti sono così concentrati che a primo sguardo quelli scuri sembrano un po' tutti uguali. Non dimenticate di provarli su un foglio separato prima di usarli per il disegno, mi raccomando. L'ultimo passaggio prima dell'aggiunta dei bianchi come correzioni ed effetti è quello dei Copic. I Copic, così come i Curecolor o i Chameleon, possono tranquillamente essere usati insieme ai colori a base d'acqua e l'unione delle due tipologie di colore dà un effetto veramente particolare. Se il risultato di questo breve video vi sembra interessante o se vi fa nascere un po' di curiosità in proposito, vi suggerisco di provare a mescolarli ogni tanto. L'unica cosa da non dimenticare assolutamente è che i colori a base alcolica formano una sorta di patina sul foglio e quindi diventa impossibile dopo sovrapporci colori ad acqua perché questi scivolano lungo la copertura data dal pennarello e si dispongono ai bordi, creando un alone non particolarmente piacevole da vedere. Può essere fatto intenzionalmente per ottenere un certo tipo di effetto, ma è un tipo di sperimentazione che può risultare più adatta in un secondo momento, quando avrete acquisito dimestichezza con entrambi i tipi di colore. Quindi, come ordine: colore ad acqua più colore ad alcol? Assolutamente sì. Colore ad alcol più colore ad acqua? Preferibilmente no. In questo caso mi limito ad aggiungere qualche pennellata per dare una maggiore tridimensionalità al disegno, partendo dai toni più chiari e sfumandoli con quelli scuri. Per alleggerirli ricorro sempre ad uno dei Copic più chiari che ho in mano, come il grigio C00 o il neutro N0, oppure al blender, che essendo pieno di alcol incolore assume la stessa funzione del pennello bagnato nella sfumatura dei colori ad acqua. Ricordatevi di girare il foglio ogni volta che ne avete bisogno. Se sentite di stare sforzando la mano, il polso o semplicemente se il movimento che state facendo non è comodo, cambiate inclinazione dello strumento o orientamento del foglio.
È importante che le mani e i polsi seguano movimenti il più possibile morbidi e naturali. A questo punto non ci resta che aggiungere un po' di effetti con il bianco e di correggere le eventuali sbavature. Potete usare un qualsiasi tipo di bianco acrilico o anche una penna gel se è abbastanza coprente e brillante. Personalmente preferisco un inchiostro bianco un po' denso, come il Copic Opaque White, perché mi permette di diluirlo abbastanza da poterlo stendere con il pennello, senza però opacizzarsi una volta asciutto, nonostante il nome tragga in inganno. Copre benissimo sia i colori ad acqua che quelli ad alcol e diluito può essere usato anche con i pennini da manga. Le confezioni di questo tipo possono costare un po', ma durano veramente tantissimo, perciò per me è un materiale in cui vale la pena di investire. Un'alternativa è il bianco Dr. Martens, che come qualità e prezzo è analogo a quello dei Copic che mi vedete usare nel video, ma un pochino più difficile da reperire. Anche in questo caso consiglio di tracciare qualche linea di prova su un foglio a parte quando intingete il pennello nel bianco, per controllare che abbia la giusta densità e che non sgoccioli sul disegno. Se vedete che ne avete preso troppo, basta asciugare un pochino la punta del pennello sullo scotch di carta con cui avete fissato l'illustrazione, su della carta assorbente o anche sulla maglietta se non ci tenete particolarmente a quella che state indossando e se siete voi a lavarla. Prima ho aggiunto qualche ciuffo di capelli direttamente con il colore, ma possiamo fare lo stesso anche con il bianco, senza necessariamente dare l'idea di stare rappresentando una persona di mezza età. Dato che viene usato per i punti di luce, il bianco come effetto dà un'idea di brillantezza e in questo caso dà un po' di movimento all'immagine. Anche qualche puntino di bianco sulle foglie potrebbe stare bene. Per oggi è tutto. Vi ringrazio moltissimo di aver seguito questo video. Se vi piacciono i contenuti dei nostri workshop online potete iscrivervi al canale YouTube e attivare le notifiche per continuare a seguire le novità e attività a distanza dell'Accademia. Nel frattempo vi aspetto sul gruppo Facebook Manga Workshop insieme a colleghi e colleghe dell'Accademia. Saremo a disposizione fino alle 18:30 per consigli e correzioni sui vostri lavori. Dopodiché, come sempre, in live per salutarci e approfondire dubbi e curiosità sull'argomento di oggi. A presto!